Ciao ragazzi, oggi vi parlo di un vero e proprio carro armato. Stiamo parlando infatti del Seiko Baby Tuna, ma che di baby non ha assolutamente niente, viste le dimensioni generose di questo orologio. In passato avevamo già visto la versione PADI di questo orologio con il bracciale in gomma, mentre questa versione vanta una nuova ghiera in alluminio, in acciaio alluminio e un braccialetto in acciaio a maglie piene molto solido. Tra l'altro questa è la versione Made in Japan SRPA 79J1, come potete vedere. Monta il movimento 4R36, che è lo standard classico entry level di Seiko, che praticamente ha sostituito anche il modello 7S, però un movimento affidabile con riserva di carica di 40 ore, fermo macchina, che altro dire, una riserva di carica di 40 ore, fermo macchina, carica manuale, carica automatica, veramente affidabile. In questa versione abbiamo una come si dice, 200 metri di profondità. Infatti è un modello diver con corona avvitabile, corona non marchiata. Abbiamo questa ghiera ceramica tutta intorno alla cassa che richiama per le linee il Monster. Infatti potete vedere i segni dei denti tipici del Monster, con la ghiera girevole 120 scatti, molto bella a livello sensoriale, tattile, molto precisa anche. Impressionante anche come tipico per i Monster, la luminosità degli indici, sia in fase di apnea in subacquea che in fase notturna, con questi grossi indici a ore 12, ore 6, ore 9, e anche la classica lancetta delle ore a freccione risulta molto molto visibile. Discutibile invece la lancetta dei secondi con il lollipop al contrario, che abbiamo visto anche sui Turtle, però è un po' la caratteristica di questi modelli della Seiko. L'orologio è veramente pesante, questo è ancora nuovo, sinceramente non l'ho ancora utilizzato, avendo utilizzato più spesso il PADI. Tuttavia devo dire che è molto molto bello, molto curato, come potete vedere dalle lucidature sia sul bracciale che sulla cassa, che è quella tipica dei Monster. Si nota anche queste rientranze sulla cassa che permettono veramente, nonostante l'orologio sia molto pesante, di essere veramente confortevole sul polso una volta indossato. Tra l'altro il diametro è esagerato, in quanto misura con la ghiera circa 50 mm, per cui solamente per polsi molto grandi. Adesso ve lo faccio vedere indossato come sta. Faccio vedere anche la classica fibbietta veramente cheap di Seiko, che speriamo prima o poi riusciranno a sostituire con qualcosa di un po' più ricercato. L'orologio, come vedete, su un polso abbastanza grande come il mio, di 20 cm di circonferenza, si nota assolutamente, pur non uscendo più di tanto dagli estremi, perché comunque è abbastanza contenuto. Credo sia da ansa una cinquantina di millimetri anche. Dopo adesso lo andiamo a misurare. Tuttavia vi dico, se avete un polso piccolo, questo non è l'orologio per voi. Lo lascerei più a persone un po' più di stazza grossa, ecco. Che dire, il vetro di questo esemplare è un vetro minerale. Come abbiamo detto, l'orologio è veramente interessante. Andiamo subito a pesarlo per vedere quanto pesa questo piccolo carro armato, che sembra davvero indistruttibile. Andiamo a vedere il peso, che è di 236-235 grammi, per cui un peso importante, un peso decisamente imponente per un orologio che indossato tutto il giorno può essere veramente affaticante.
Diciamo che magari per ovviare a questo peso possiamo utilizzare un bracciale di pelle o un nato in modo da eliminare il peso del bracciale in acciaio che sicuramente si fa sentire durante tutta la giornata. Molto bello anche il fondello classico Seiko con la classica Honda, la X Prospex Professional Diver 200 metri, veramente veramente interessante. Il prezzo di questo orologio qui è abbastanza alto, siamo sulle 500-600 euro, considerando però che online si può trovare con uno sconto anche del 20%, per cui riusciamo a prenderlo intorno alle 400 euro più o meno. Poi magari in descrizione vi lascio il link per poterlo acquistare a un prezzo scontato sia su eBay che eventualmente su Amazon. Con questo è tutto, vi saluto, alla prossima, ciao!